Nel cuore della Yokohama Arena, due destini si incrociano per l'ultima volta. Due regine, un solo trono, una cintura, una carriera e nessuna via di fuga. Il 27 aprile 2025 Tam Nakano e Saya Kamitani si affrontano nel match che deciderà chi continuerà a brillare sotto le luci della Stardom e chi sarà costretta a lasciare per sempre il ring. Un ultimo atto, un'ultima battaglia. Chi vincerà? Chi cadrà? Chi scriverà il proprio nome nella leggenda? Signore e signori, benvenuti all'epico scontro che segnerà per sempre la storia del Joshi Pororesu. Io sono Kirito e sono qui anche oggi per portarvi la Stardom sulla soglia delle vostre case. Ma prima vi invito come sempre a lasciare un like, a condividere il video con quante più persone possibili e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Detto ciò, vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi guida attraverso il magico mondo del wrestling femminile. Con Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite, grazie a news, rumors, risultati dei vari show e molto altro. Date un'occhiata ai link qua sotto per tutte le info. Tam Nakano ha iniziato la sua carriera come idol nel 2015, debuttando nel wrestling professionistico l'anno successivo. Dopo esperienze in varie federazioni, ha firmato con la Stardom nel 2017. Nel 2020 ha fondato le Cosmic Angels, un'unità che ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla loro bellezza, il loro talento e la loro simpatia. La loro presenza scenica ha fatto breccia nel cuore dei fan, in men che non si dica, diventando presto una delle unit più amate nella storia della Stardom. Questa popolarità, fusa con il talento cristallino che Tam Nakano si è portata dietro fin dal debutto, ha fatto sì che il 3 marzo 2021 sconfiggesse Giulia per conquistare il Wonder of Stardom Championship e nel 2023 ha raggiunto l'apice diventando la seconda Double Crown Champion nella storia della Stardom, detenendo contemporaneamente il World e il Wonder of Stardom Championship. Saya Kamitani invece ha debuttato nel wrestling nel 2019 dopo un passato come ballerina e idol. Nel 2020 è entrata a far parte delle Queen's Quest, dove ha trovato subito gloria insieme a Utami Hayashishita, creando Afrodite, uno dei team di maggior successo nella storia della compagnia. Nel 2021 ha vinto il Cinderella Tournament, sconfiggendo in finale Maika. Sul finire poi dello stesso anno a Dream Kingdom, Saya sconfisse Tam Nakano per conquistare il suo primo Wonder of Stardom Championship in carriera. Ha poi difeso con successo il titolo per ben 15 volte, stabilendo un record nella storia della cintura. Nel 2024, dopo lo scioglimento forzato di Queen's Quest, si verificò il fatto che cambiò radicalmente il personaggio di Saya Kamitani e la sua carriera. Saya decise di unire le forze alla neonata unit ribattezzata Hate, effettuando il suo primo turnil in carriera. Da quel momento in poi Saya smise di indossare i panni della Golden Phoenix per abbracciare l'oscurità, dando vita a Phoenix Queen, uno dei personaggi più interessanti degli ultimi anni. Con la nascita di Phoenix Queen, Saya iniziò man mano a guadagnare consensi sia fuori che dentro la Stardom e questo portò l'atleta ad una rapida scalata verso il successo. Infatti in breve tempo Saya riuscì a guadagnarsi un match valevole per la Red Belt contro Tam Nakano, che sfruttò positivamente in quel di Dream Kingdom pay-per-view che andò in onda il 29 dicembre del 2024, andando a conquistare il suo primo World of Stardom Championship in carriera.
Questa vittoria portò la faida tra Tam Nakano e Saya Kamitani al limite con le due ragazze che nei mesi successivi si diedero battaglie in tutti i modi possibili, inasprendo ancora di più la loro rivalità. Una rivalità che culminò in un Loser Leaves Stardom match nel marzo del 2025, vinto da Saya Kamitani con l'aiuto di Hate, costringendo Tam Nakano a lasciare la federazione, o meglio, a diventare una freelancer, dato che ad oggi Tam Nakano sta continuando a lottare per la Stardom, ma senza un contratto esclusivo che la lega alla compagnia. Dopo questa pungente sconfitta, Tam Nakano non si arrese. Sfidò Saya Kamitani ad un ultimo match, il 27 aprile 2025 a All Star Grand Kingdom. Le due si affronteranno con in palio il World of Stardom Championship e le loro carriere. La perdente dovrà ritirarsi per sempre dal wrestling. Da quel giorno le due atlete hanno continuato a pestarsi i piedi a vicenda, grazie a continui scontri nel ring, ma anche a siparietti piuttosto simpatici, dove le ragazze si sono ritrovate ad azzuffarsi in ristoranti, parchi divertimento e quant'altro. Il tutto per far capire quanto alta sia la posta in palio e come nessuna di loro voglia abdicare tanto facilmente nei confronti dell'altra. La carriera di ambo le atlete è stata costellata di grandi successi e ora, il 27 aprile 2025 alla Yokohama Arena, il mondo assisterà a uno dei match più emozionanti nella storia della Stardom. Tam Nakano e Saya Kamitani metteranno tutto in gioco, il titolo, l'onore, la carriera. Solo una uscirà vincitrice, l'altra dovrà dire addio per sempre al ring. Chi trionferà in questa epica battaglia? Fatemi sapere il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Per quanto mi riguarda, il mio pronostico va in favore di Saya Kamitani. Io credo che a malincuore, se c'è qualcuna che deve per davvero appendere gli stivali al chiodo, quella è Tam Nakano. Ne abbiamo già parlato in altri video dedicati proprio a questa situazione, ma è chiaro di come già in passato si era vociferato di un possibile addio di Tam Nakano. Già nel 2023 si era parlato di un possibile ritiro, smentito poi dalla stessa lottatrice, ma se tanto mi dà tanto, ora credo che siamo arrivati purtroppo al tempo dei saluti. Non vi nascondo che sarà un momento triste per me, perché Tam è sempre stata una delle mie preferite, ma purtroppo così va la vita. C'è un inizio e c'è una fine per tutto. Sicuramente Tam verrà ricordata come una delle atlete più brave nella storia della compagnia, nonché una delle più leali che abbiano mai calcato il ring della Stardom. Da quando è arrivata, Tam ha sempre messo la Stardom davanti a tutto, sacrificando ogni cosa per dare valore alla sua federazione. È stato un faro di speranza per molti fan e anche per molte colleghe. Grazie a lei tanti talenti sono sbocciati e sempre grazie a lei abbiamo assistito alla nascita di una delle stable più belle nella storia della Stardom, Cosmic Angels. L'eredità di Tam Nakano non sarà mai dimenticata e vivrà sempre dentro ognuno di noi. In realtà c'è una minima speranza di salvezza, un'ancora di salvezza chiamata Sayaka Kurara. Sì, perché è giusto ricordare di come lei abbia vinto il Cinderella Tournament soltanto poche settimane fa e da allora la giovane atleta non ha ancora svelato quale sia il suo desiderio. Si è ipotizzato potesse essere quello di salvare Tam Nakano dall'oblio, ma ad ora è e resta Fanta Wrestling. Non so, comunque nulla ovviamente è impossibile, specialmente nel wrestling. Se al contrario dovesse essere Saya a lasciare il wrestling lottato, perderemmo un'altra grande atleta che nel bene e nel male ha fatto la storia della Stardom. Anche Saya è stato un personaggio fondamentale per lo sviluppo di Queen's Quest negli ultimi anni. È stata l'ultimo baluardo di quella stable prima che venisse sciolta
del tutto. Anche Saya, proprio come Tam, è stata capace di supportare la Stardom grazie al suo talento e alla sua passione che non è mai venuta a meno. E così il sipario sta per calare. Una sola resterà in piedi, l'altra svanirà nell'ombra dei ricordi. Il 27 aprile 2025 alla Yokohama Arena non sarà soltanto un match, sarà un tributo al coraggio, alla passione e al sacrificio. Sarà la storia di due donne che hanno dato tutto per questo ring, per questa compagnia e per noi. Qualunque sarà il verdetto, questa rivalità, questa leggenda vivrà per sempre. Ora tocca a voi. Scrivete nei commenti Team Tam o Team Saya. Chi volete che esca vincitrice da questa battaglia epica? E ricordate, il wrestling è vita e finché ci sarà qualcuno disposto a combattere, nessuna leggenda morirà mai per davvero. Io sono Kirito e noi ci vediamo al prossimo video. Bye poi!